Nel mercato degli smartphone di fascia media, Samsung ha sempre avuto una posizione rilevante. La sua famiglia Galaxy A ha sempre ricevuto molte attenzioni, ha venduto moltissimo, sarà anche un po' per il marchio, ma sarà perché comunque l'azienda ha un suo pubblico molto fedele anche da questo punto di vista, e nella linea Galaxy A, il Galaxy che ha il 5 dopo la lettera A è lo smartphone più interessante ormai da qualche anno. Quindi ero molto curioso di provare questo nuovo Galaxy A56 che ho spremuto, che vi racconto in questa recensione. Se volete supportare il nostro lavoro, se non l'avete mai fatto, è semplice, sono 2 clic, quindi non vi costa letteralmente nulla se non cliccare qui per iscrivervi e cliccare poco accanto per attivare la campanella delle notifiche, ma noi iniziamo. Vi dico sempre che non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, e ogni volta che non riesco a fare l'unboxing perché non ho la scatola, cerco comunque di fare di tutto perché sia comunque una bella recensione. Andiamo a scoprire questo Galaxy A54 partendo dalla qualità costruttiva, perché ho qualcosa da dire sul vetro posteriore di questo smartphone, ma vi anticipo che costruttivamente questo sembra uno smartphone premium, sembra un S25. La fotocamera fa un po' fatica a metterlo a posto perché è veramente molto lucido e devo dire, guardate, l'avevo un po' pulito, ma trattiene molto le impronte. Secondo me questo grigio non gli rende moltissimo giustizia, ci sono dei colori un po' più belli, poi i colori per carità sono assolutamente soggettivi, secondo me un po' si spegne, ma è un peccato perché questo è veramente un bel design. Non ci sono guizzi particolarmente innovativi, ma intanto il profilo in alluminio adesso è spazzolato e lo si sente anche al tocco perché ci sono queste righe, appunto è rigato in questa direzione, molto bello in alluminio. Il retro è in vetro Gorilla Glass Victus Plus come anche quello frontale, blocco fotocamere sporgente ma non troppo, adesso non più 3 singole ma un blocco unico sollevato, sempre con questo piccolo gradino qua sotto che fa parte del nuovo linguaggio di design di Samsung, ma vi devo dire trattiene abbastanza le impronte. Altra cosa che fa parte del linguaggio di design di Samsung è questa isola sollevata, vedete, dal resto della scocca, vedete che è leggermente sporgente, con tasto di accensione e bilanciere del volume. Le dimensioni sono 162,2, 77,5 di larghezza e 7,4 di spessore. Questo A56, una delle novità più notevoli rispetto alla precedente generazione è il fatto che sia decisamente più sottile, e devo dire che onestamente lo si nota e come. Pesa 198 grammi, che è un peso, devo dire, corretto per questa tipologia di dispositivo, ed è ancora una volta IP67, quindi resiste ad acqua e polvere, e quindi diciamo è uno smartphone pensato da questo punto di vista per durare. Ergonomicamente, per quanto sia bello, al tatto sembra veramente un S25 tranquillamente, può tranquillamente ingannarvi e farvi pensare che sia uno smartphone tranquillamente da 1000 euro, veramente costruito in maniera eccellente. Peccato per questo retro lucido che trattiene così tanto le impronte. Quanto mi era piaciuto quello opaco di S25 Plus che ho recensito qualche settimana fa. Dal punto di vista, dicevo, di ergonomia, benino, nel senso che non è dei più scivolosi, ma comunque questo bordo così tanto tagliente aiuta in parte l'ergonomia, anche considerando che comunque è uno smartphone grande. E scopriamo poi la sua scheda tecnica. Non ci sono stati degli stravolgimenti, ma c'è stato comunque un aggiornamento, appunto non drastico, ma comunque sufficiente per fargli fare un passettino in avanti. Parliamo di scheda tecnica, mettiamo lo smartphone un attimo da parte. Abbiamo il processore Exynos 1580 octa-core da 2.9 GHz con processo produttivo a 4 nanometri, GPU X-Clips 540, 8 GB di RAM e 128-256 GB di memoria interna non espandibili in tecnologia UFS 3.1, quindi 128 valutate voi. Io, come ho detto anche nel video su come scegliere uno smartphone, dovete valutare voi, però poi vi dirò, c'è una promo interessante alla fine. La memoria è abbastanza veloce, buona la connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, c'è la eSIM che adesso un po' tutti hanno, ma Samsung sui suoi Galaxy A l'ha introdotta molto prima di tutti gli altri. Lettore di impronte digitali ottico all'interno del display, ve lo faccio vedere, funziona, devo dire, bene. Adesso lo stavo usando come se fosse un lettore ultrasonico, ma il lettore ultrasonico non è, dovete lasciare il dito poggiato per una frazione di secondo. Il sensore di prossimità è virtuale, io non ho avuto alcun problema, telefonate vocali, però ve lo devo segnalare perché sono quelle cose, quelle problematiche che in base a come uno lo utilizza, alle app che utilizza e magari anche nel tempo possono poi venire fuori. Quindi sensore di prossimità virtuale, se in passato siete impazziti con qualche smartphone che non spengeva lo schermo quando lo portavate all'orecchio, potrebbe essere qualcosa che magari non fa per voi.
Sui display Samsung ha sempre fatto benissimo anche nella fascia media, è sempre stata quella più avanti, quella che metteva i display AMOLED più belli quando i concorrenti magari ancora mettevano gli IPS. Anche questo smartphone non è da meno e ha corretto, se vogliamo, una di quelle cose che era un po' una limitazione dello scorso anno, ovvero la luminosità. Andiamo a scoprire il display di A56. Il pannello molto ampio, apro il Play Store per farvelo vedere ancora meglio, è un 6.7 pollici AMOLED 1080x2340 pixel, quindi Full HD+, Gorilla Glass Victus a protezione, come vi dicevo. Da un po' di anni Samsung non applica più delle pellicole ai suoi display, cosa che io sono uno che tende a levarle, però posso dire che alla fine le persone vogliono proteggere il proprio smartphone e una pellicolina da 2 euro secondo me ci starebbe. Refresh rate a 120 Hz, non è un LTPO, quindi non scala gradualmente fra 1 e 120 ma solo fra 60 e 120. Aumenta la luminosità, questa è una delle novità rispetto allo scorso anno, nuova luminosità massima di 1200 nit che diventano 1009 se valutiamo i nit di picco. Non c'è la pellicola, ve l'ho detto, c'è un buon always on display personalizzabile, fa parte dell'interfaccia di Samsung e questo è un ottimo gancio per andare a parlare di software, se non prima aver speso un'ultima parola su questo display. Samsung quanto sa fare bene i display, soprattutto sulla fascia media c'è uno stacco notevole rispetto a molti concorrenti. L'avevo messo nel titolo lo scorso anno, probabilmente lo troverete nel titolo anche quest'anno. L'anno scorso avevo elogiato A55 perché garantiva 5 anni di aggiornamenti, che nella fascia media è una cosa incredibile. A malapena Google, oltre a Samsung, offre così tanti aggiornamenti. Ecco, quest'anno l'azienda offre 6 anni di aggiornamento, quindi alza ancora l'asticella. 6 anni di aggiornamento, non solo di patch di sicurezza, ma 6 nuove versioni. Partiamo da Android 15, arriviamo quindi fino ad Android 21. Si parte dalla One UI 7 e arriveremo alla One UI di quando ci sarà appunto Android 21 e ad oggi soltanto Google con il Pixel appena presentato garantisce un anno in più, però lì pensiamo anche che Android se lo fanno in casa, quindi ci può stare. Bravissima Samsung, perché sugli smartphone che ormai spesso si dice vanno tutti bene, gli anni di aggiornamento sono qualcosa che fanno la differenza, perché vi permette di tenervi in tasca lo smartphone e avere non solo le prestazioni e le funzionalità del lancio, ma anche avere nuove funzionalità. E quindi eccoci a parlare del display. Vi ho parlato di One UI 7 perché qui appunto arriva già con la personalizzazione di Samsung, non con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale che ritroviamo qua dentro della One UI 7 dei top di gamma S25, quindi c'è una differenza, bisogna dirlo, fra appunto i top e i meno top, ed è qualcosa che lo si vedrà sempre di più, perché se altre funzioni sono meno hardware dipendenti, in questo caso sono molto hardware dipendenti, perché dipende molto dal processore di intelligenza artificiale che c'è all'interno del sistema on a chip. In questo caso questo Exynos 1580 non è avanzato come lo Snapdragon 8 Elite degli S25 e quindi ci si perde qualche pezzettino per strada. Adesso vi dico tutto. C'è però l'intelligenza artificiale di Google, c'è il cerchia e cerca, quindi tenendo premuto cerchiate e cercate su internet, ma secondo me ancora più interessante, ve l'ho raccontato e ve lo riracconto ogni volta, è questo selezione AI di Samsung, che secondo me è per molti versi, almeno che non vogliate proprio cercare su internet, e questo ovviamente cerchia e cerca è imbattibile, per tante altre funzionalità è molto interessante questa funzione di selezione AI, mi piace moltissimo. Pannello laterale, ovviamente, sempre personalizzabile, molto apprezzato. Ancora una volta, tenda delle notifiche separata dalla tenda anche ancora una volta, in realtà è una novità della One UI 7, separata dalla tenda dei toggle, con un po' di cambiamenti, no? Col player musicale che finisce qui, con il doppio col doppio trascinamento per tutti i vari toggle. Tra l'altro una cosa che non mi piace di questa One UI 7, anzi vi dico due cose che non mi piacciono di questa One UI 7, che col tempo alla fine ho un po' compreso non facessero molto per me. Intanto Samsung si è sbarazzata della modalità no distrazioni, niente distrazioni, che secondo me era un'ottima modalità. Potete replicare alcune delle funzioni con le modalità, con le routine, però quel toggle lì rapido a me faceva comodo, mi piace molto. E poi il fatto che dalla One UI 7 non si possono più mostrare più di 3 notifiche qua sopra, le altre poi viene un pallino e bisogna trascinare giù per vederle tutte. Una cosa che ho criticato a lungo degli Xiaomi, e quindi è giusto che la critichi anche sui Samsung, perché ora è così anche qui. Non capisco perché, visto che era personalizzabile fino a un po' di tempo fa. Dal punto di vista della AI c'è
la chiamata testo con possibilità di trascrizione, c'è il risponditore AI che fa rispondere per voi con trascrizione delle chiamate e c'è anche Now Bar che proprio sinceramente io non l'ho neanche tenuta sullo schermo perché secondo me non mi ricordo neanche dove sta, infatti vedete l'avevo già cercata. Non è riuscita così bene a Samsung. L'idea è anche buona, però poi le applicazioni che possono sfruttare Nowbar sono queste e quindi, boh, vabbè, per me, per il mio utilizzo, sinceramente non aggiunge molto. È una sorta di Dynamic Island, però posizionata, se volete, anche in basso nel blocco schermo. Tra l'altro, se tengo premuto qui, dovrei poi poter andare... È abilitata, se non erro, non so perché non me la mostri, no, non è da qui, vabbè. Comunque, insomma, si può vedere anche nel blocco schermo. Non ho speso sufficienti parole però per parlarvi di fluidità, che è buona ma non perfetta. Ci sono dei momenti in cui lo smartphone impiega qualche istante in più rispetto a quanto dovrebbe a caricare qualcosa o una piccola animazione. È un piccolo residuato del passato. Quest'hardware è assolutamente capace di far girare tutto fluidamente. Ho già visto questa One UI girare molto bene, anzi in realtà la 6, perché la 7 l'ho provata soltanto su smartphone top di gamma, ma la 6 ha girato bene su smartphone anche medio gamma. Secondo me qui qualche aggiornamento potrebbe dargli un guizzo in più in termini di velocità. Diciamo potrebbe dargli la perfezione, perché è già molto veloce, ma ho visto la One UI girare più velocemente anche sui medio gamma. Parliamo di comparto fotografico dove non c'è stato uno stravolgimento, abbiamo una 50 megapixel stabilizzata otticamente f1.8, poi abbiamo una grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. C'è stato anche un aggiornamento, non in termini di risoluzione perché è una 12 megapixel quella interna, quindi sulla fotocamera frontale, ma aggiornamento sul sensore e quindi anche sulla qualità. Entriamo nell'interfaccia di scatto che è la classica Samsung con tasto per la grandangolare. Quando premete uno di questi tasti si espande con altre varianti di zoom. Tenete conto non c'è uno zoom ottico, quindi tutte queste modalità sono tutte dei ritagli della 1x. In 2x, essendo il sensore a 50 megapixel, ancora la qualità è quasi comparabile con una 2x. No, non lo è, nel senso si avvicina, fa quello che può, mettiamola così. Rispetto a una 2x fisica, e poi abbiamo qui invece il tastino per tutte le altre opzioni raggiungibili rapidamente, mentre invece a sinistra abbiamo un riepilogo delle impostazioni scelte. Qui possiamo saltare fra le varie funzionalità, in alto abbiamo anche la macro per sfruttare la piccola fotocamera da 5 megapixel, andiamo a vedere come scatta le foto e devo dire non ha deluso. Questo smartphone è esattamente il Galaxy A che mi aspettavo dal punto di vista fotografico, ovvero buono. Veramente ottima definizione, ottima nitidezza, ottimo bilanciamento dei colori, ottimo bilanciamento delle luci e devo dire fa delle belle foto anche con poca luce, anche al buio solo un'accortezza. Ho notato rispetto ad altri smartphone che si prende un secondo in più per scattare, parte proprio dall'animazione dello scatto notturno con il timer di un secondo. Altri smartphone, anche considerando che questo ha la stabilizzazione ottica, sono più veloci a scattare di notte, però c'è niente da dire. Le foto sono buone, tra l'altro se uscite subito dalla fotocamera notate proprio la notifica che sta ancora elaborando le foto, quindi lui scatta e poi si prende comunque qualche secondo per elaborare le immagini. Veramente molto buone, abbastanza bene anche la modalità ritratto, le foto fino al 2x come vi ho detto vanno comunque bene, la grandangolare, allora... Si vede che non è una 8 megapixel, ma potrebbe godere di una risoluzione ancora superiore. Diciamo, sono contento che sia una 12, ma fosse stata una 48, una 50, sarei stato ancora decisamente più contento. Grande differenza sulla fotocamera frontale, che tra l'altro se non sbaglio l'anno scorso era addirittura da 32, quindi è anche scesa in risoluzione, ma la qualità è migliore, senza ombra di dubbio. Il sensore è più largo, cattura più luce, le immagini sono più fedeli, le immagini sono più nitide, è diciamo uno dei migliori selfie phone in assoluto nella fascia media. Secondo me Samsung ha fatto un bel lavoro a concentrarsi su questo perché è una cosa che molti trascurano mentre invece tanti cercano. Bene anche i video che si registrano in 4K 30 anche dalla frontale, da tutte le fotocamere, sono buoni video, anche questi nitidi, anche questi stabili, non c'è il 60 fps ma secondo me è accettabile. Dal punto di vista dell'AI c'è la funzione di best face, quindi se scattate con la modalità di foto animata poi potete modificare il volto con un'espressione che appare magari nel momento migliore e non quello in cui poi avete premuto il tasto di scatto.
Allora, siamo in game, purtroppo qualche problema con la connessione, mostra un ping 1000, ma in realtà il ping non è 1000, ho cambiato la connessione nel frattempo, ma qualche laghettino c'è, perdonatelo, non è colpa dello smartphone, è colpa della connessione. Infatti avevo anche premuto, non so, ecco, è sceso a 88, ce l'abbiamo fatta forse. Avevo anche premuto per far decollare l'aereo, ma nulla, siamo al massimo nei dettagli, lo smartphone un po' scalda, non ha la gestione energetica di uno Snapdragon 8 Elite, ma comunque si comporta discretamente. Devo dire che comunque può diventare caldo qui nella parte superiore, anche un po' più caldo di altri smartphone. La gestione energetica è comunque buona, ma non posso far finta di nulla. Ovviamente quando tende a scaldare un po' di più, anche la batteria va giù un pochino più veloce. Poi ne riparleremo nel capitolo batteria. Qui tutti stanno cercando di abbattermi mentre io non riesco ad arrivare abbastanza velocemente ad un avversario per cercare in qualche modo di colpirlo, ma vedete comunque il gioco rimane fluido al massimo dei dettagli, siamo sempre comunque attorno ai 30 fps, superiori ai 30 fps, quindi tutto sommato buono. Per non farvi attendere oltre, esco di botto, vi parlo di batteria. Nonostante lo smartphone sia decisamente più sottile rispetto al passato, questo dispositivo contiene comunque una 5000 mAh, batteria che permette allo smartphone di fare senza problemi un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica, con utilizzo medio intenso. Con utilizzo stress comunque a fine giornata ci arrivate. L'unico caso in cui dovreste un po' rivalutare la cosa è se ci giocate tutto il giorno con lo smartphone. Questo è proprio l'unico caso, visto che diventa un pochino più tiepido. La ricarica aumenta molto di velocità, arriva a 45 watt, che per Samsung è praticamente il suo picco massimo. Pensate che S25 si ferma a 25 watt, quindi ricarica molto più veloce rispetto al passato. Non c'è la ricarica wireless. E siamo quindi arrivati alla fine. Quanto costa questo Galaxy A56 che più lo tengo in mano e più si sporca sul retro e mi verrebbe voglia di pulirlo, quindi qui a nozze con chi tanto ci metterà sopra una bella cover. Questo smartphone non aumenta di prezzo, il che secondo me è già un'ottima notizia, perché questi Galaxy A hanno sempre un prezzo un po' altino, diciamocelo chiaramente, e ogni anno Samsung alza l'asticella e un pochino. Il fatto che quest'anno non l'abbia fatto, quindi è già un passo avanti, è un po' come se qualcun altro invece lo avesse addirittura abbassato. 499 il prezzo di partenza nel 128, troppi. 549 per il 256 giga, che al lancio è scontato al prezzo del 128, quindi su Amazon trovate il box nella recensione o anche in descrizione, ve lo portate a casa a 499, che se dovete cambiare il telefono ora o se non vedevate l'ora di provarlo è una buona promozione. Per tutti gli altri aspetterei ancora qualcosina affinché scenda ancora di qualche decina di euro magari prima di provarlo, perché appunto il prezzo di partenza è sempre un po' altino. Però per concludere posso dire che questo A56 mi è piaciuto davvero tanto, perché alla fine dà un'esperienza che non è particolarmente dissimile da un A25 Plus. Le maggiori differenze sono nell'assenza di fotocamera zoom, nell'assenza di ricarica wireless, nel fatto che il software abbia qualche gommosità in più nell'esecuzione e ovviamente nel prezzo, questo assolutamente sì, e che mancano alcune funzionalità di intelligenza artificiale che si trovano sulla fascia più alta appunto del listino Samsung, ma l'esperienza d'uso complessiva non è molto dissimile e questo costa meno della metà. Insomma, un buon medio gamma, come sempre da parte di Samsung, che appunto parte un po' sovrapprezzato, ma con i suoi 6 anni di aggiornamento questo smartphone offre qualcosa, anche soltanto grazie a quello che gli altri non offrono. E in realtà non è solo quello, perché insieme a tutto l'altro pacchetto di cose buone che vi ho raccontato all'interno di questa recensione. Insomma, lo avete capito, se A55 l'anno scorso mi aveva lasciato l'amaro in bocca, quest'anno A56 invece mi ha assolutamente convinto. Grazie per essere arrivati fino a qui. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: questo sample mi è stato inviato da Samsung, che non ha visto questa recensione in anteprima, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie e al prossimo video.